notte più lunga dell'anno. Una notte in cui il buio non è vuoto. Una notte in cui ciò che eviti di guardare ti osserva. La storia che stai per ascoltare non serve a intrattenere. Serve a ricordarti ciò che hai sepolto. Se senti un peso al petto, se l'aria sembra più fredda del normale, non è suggestione. È Yule. E questa è una storia che parla delle ombre. Era la notte più lunga dell'anno. Un giovane uomo del villaggio si era allontanato dal gruppo per prendere legna e controllare il sentiero. Il bosco era fitto e silenzioso. Gli alberi morti si stagliavano come scheletri contro il cielo nuvoloso. I rami intrecciati formavano mani scheletriche che sembravano volerlo afferrare. La neve cadeva lieve ma incessante, ovattando ogni suono, mentre il vento portava sussurri indistinti, ululati lontani, rumori di passi lontani. Camminava a passi incerti, cercando il gruppo, e la sensazione di isolamento cresceva in lui, soffocante. Ogni scricchiolio di ramo sotto i piedi sembrava amplificato e il battito accelerato lo faceva sentire ogni respiro come un urlo nel silenzio. All'inizio pensava fosse suggestione. Ombre deformi tra gli alberi, figure umanoidi senza gambe né occhi. Ma più avanzava, più la sensazione di essere osservato diventava concreta. Il giovane rabbrividì. Ogni fibra del suo corpo era tesa. Il respiro gli si faceva affannoso. Il cuore martellava nel petto, quasi volesse farsi largo tra le costole. Guardandosi intorno, notò altre sagome muoversi lentamente tra i tronchi e la neve, così sottili da sembrare giochi di luce, ma abbastanza presenti da farlo sentire intrappolato, circondato e giudicato. Un brivido gelido gli percorse la schiena e il peso al petto che sentiva da qualche minuto sembrava moltiplicarsi, schiacciandolo, soffocandolo. Le ombre avanzavano senza fretta, come se studiassero ogni suo movimento, senza far rumore, e lui non riusciva a capire se fossero reali o frutto della sua mente in preda al terrore. Ogni passo che faceva sembrava attirare la loro attenzione e ogni respiro era pesante, quasi doloroso. Tentò allora di accendere i rami caduti a terra. Gli anziani del villaggio dicevano che il fuoco era protettivo in quella notte e portava illuminazione. E anche se non ci credeva, cercò di provocare la scintilla. Ma le fiamme non presero e la torcia si spense. L'uomo si trovò completamente immerso nel buio, costretto a fidarsi dei sensi e dell'istinto. Le ombre erano ovunque, eppure invisibili. Almeno dimmi chi sei,
sussurrò con voce tremante. Un'ombra si avvicinò. La voce era un sussurro basso, penetrante. Tu lo sai chi sono io. Sei uno di quegli uomini superficiali. Vivi la vita facendo il tuo lavoro, senza mai fermarti a riflettere davvero. Non ci siamo sempre, anche quando non ci guardi. Ti osserviamo, sempre. Il giovane sentì un nodo allo stomaco, le gambe tremare, il petto stringersi ancora di più. Guardandosi intorno, notò altre ombre avanzare lentamente, circondandolo, senza che lui se ne accorgesse. La claustrofobia e il senso di giudizio invisibile lo soffocavano. Ogni respiro era un peso, ogni battito un martello. Il suo corpo era rigido, gli occhi spalancati. Cercava una via d'uscita che non esisteva. «Cosa vuoi da me?» disse, quasi disperato. L'ombra continuò. Quelle fitte al petto, tu le conosci. Sono ricordi che non hai accettato. Non siamo noi il giudizio, sei tu che lo porti dentro di te. I ricordi travolsero il giovane. Il giorno in cui il suo amico era annegato mentre pescavano. L'impotenza, la colpa che lo divorava. Non potevo salvarlo, forse sarei morto anch'io, urlò tra le lacrime. L'ombra sussurrò. Eppure lo senti ancora. Questo dolore è la tua ombra, ciò che non vuoi accettare. Guardati attorno, ce ne sono tante altre, tutte parti di te. Le ombre danzavano lentamente, come ricordi viventi. Il vento gelido soffiava tra gli alberi, portando sussurri indistinti che sembravano imitare le parole del passato. Il giovane si sentiva osservato da ogni direzione, intrappolato in un cerchio invisibile di memorie e rimpianti. Ogni respiro pesava come pietra, eppure doveva affrontare il dolore per sopravvivere alla notte. Dopo interminabili minuti di confronto, di lacrime e battiti martellanti, le ombre cominciarono lentamente a ritirarsi. Il giovane percepì un sollievo tiepido, come se un peso fosse stato sollevato, ma la consapevolezza della loro presenza rimaneva inquietante. In lontananza, tra i tronchi, notò una luce tremolante. Si avvicinò con passo esitante. Era un falò solitario, senza nessuno intorno. Il calore lo avvolse, il battito rallentò e un senso di sollievo lo pervase. La tensione si dissolse e al suo interno cominciò a nascere una calma profonda, luminosa. Davanti al fuoco rifletté sulle parole dell'ombra e sui propri sentimenti. Respirò lentamente. Lasciò che la protezione del fuoco e la forza della natura intorno a lui gli restituissero equilibrio.
Tra la neve spuntava un piccolo germoglio, simbolo di vita, rinascita e possibilità anche nel gelo più oscuro. L'uomo sentì la luce di Yule scorrere dentro di sé, la fiamma del sole nascente, del figlio della dea madre, che riporta la speranza dopo la notte più lunga. Un'energia nuova lo attraversò, risvegliando coraggio, gioia e determinazione. Capì che il buio era servito solo a prepararlo per questa rinascita. Ogni ombra, ogni paura, ogni dolore passato potevano ora essere trasformati in forza e consapevolezza. Si promise di prendersi più tempo per sé, di osservare la vita con attenzione e di coltivare la luce dentro di sé per affrontare nuovi orizzonti e imprese con cuore puro e spirito rinato. Quando finalmente ritrovò il gruppo del villaggio, tutti erano sani e salvi, ma lui era cambiato profondamente. Non più solo sopravvissuto alla notte, ma rinato nella luce, pronto a portare speranza, energia e forza rinnovata, illuminato dal ciclo eterno di Yule, dove, dopo il buio più profondo, la luce si accende sempre più forte. Yule non è solo una festa, è un confine tra ciò che sei stato e ciò che puoi diventare. Le ombre che hai incontrato questa notte non se ne andranno, ma ora sai che non sono lì per distruggerti, sono lì per farsi guardare. Questo è Yule. Lavorerai sulle tue ombre? Se vuoi, puoi scriverlo nei commenti. Non serve spiegare. Una parola, una sensazione, un simbolo. Oppure solo un segno che sei rimasto fino alla fine. Se questa storia ti ha toccato, lascia un like. Aiuta il fuoco a restare acceso. E iscriviti se vuoi continuare questo cammino nelle notti più oscure.